Vi avevo lasciati con l'arrivo a Chicago, ma senza svelarvi nulla. Non era previsto, ma su Chicago devo per forza dedicarci un video intero. Primo perché è la meta del mio viaggio ed è una città che già in fase di programmazione stavo sognando. Secondo perché ci ho vissuto 10 giorni ed effettivamente è una città che respira storia, arte, innovazione e scoprirla in sella a una bici a piedi è un'esperienza che va oltre ogni aspettativa. Non vi resta quindi che venire con me. Ladies and gentlemen, welcome to Chicago. Il mio soggiorno nella metropoli comincia come ospite da questa ragazza, Kristen. Devo dire che mi sono goduta appieno questa cena con vista. Le vetrate sono una finestra sull'orizzonte da dove si vede il sole piano piano tuffarsi sul Lake Michigan e lascia spazio alle luci dello skyline brillare nel cielo. Mi preparo poi per un nuovo giorno, il sole è già sorto e lo skyline riesco ora a distinguerlo molto bene e credo un pochino anche voi. Chicago Day One. Entrare in città proprio già con le prime spiagge mi ha fatto un certo effetto perché ovviamente da Chicago mi aspetto grattacieli, mi aspetto città ed entrando da sud ti becchi tutte le spiagge. Sono su questa ciclabile che è chiamata da Lake Shore, che è molto molto bella, veramente merita. Proprio in fondo c'è il lago, le spiagge. Chicago è chiamata la Windy City, appunto per il vento che soffia dal lago Michigan. La brezza leggera mi accarezza il volto mentre sfreccio accanto a corridori ciclisti e famiglie. Ognuno contribuisce ad una sinfonia urbana unica. Questo percorso ciclabile, chiamato appunto Lakefront Trail, è un percorso di circa 29 km che si snoda lungo la riva del lago. Il lago Michigan è uno dei tratti distintivi di Chicago, fa parte dei grandi laghi del Nord America ed è il secondo più grande. Con le sue acque blu sembra quasi un mare. Io non riesco proprio a vederne la fine. Qua dietro, nello sfondo, la città, qua dietro un concerto, comunque è stata una bellissima giornata di sole, sta scendendo il tramonto, magari come quello di ieri era bellissimo, spero di beccarmene un altro così. D'estate la città sembra non dormire mai. Chicago è dagli anni 20 e 30 un epicentro musicale mondiale soprattutto nel jazz e nel blues. Negli anni 80 invece ha dato vita alla musica house, un genere che ha rivoluzionato la scena musicale elettronica. La house nasce appunto qui, tra le comunità afroamericane e latinoamericane. Oggi al Millennium Park mi godo un concerto che riunisce tutti questi generi. La città ancora una volta mi fa vedere i suoi colori cambiare, respiro l'energia della metropoli e allo stesso tempo mi fa sognare guardando le nuvole scorrere veloci. Sono solo passati pochi giorni eppure la sento come se fosse casa. In questo parco si trova il Cloud Gate, più comunemente conosciuto come il The Bean, proprio per la sua forma di fagiolo. È un'opera d'arte la cui superficie riflette la città in modo unico e cambia con la luce del giorno. La vicina di casa di Kristen mi invita per un caffè, mi vuole fare vedere il lago Michigan dal suo salotto. E che vista, direi! Lei è un'afroamericana ed è una super attivista. Si sta battendo ancora per i diritti dei neri in questa città. My father's father, Okay. Millard Robbins, and he was a part of Parker's Popular Players and Sammy Stewart's band, and they traveled around the Midwest playing jazz, and he played lots of different instruments. Probably the 1910. Verso sera mi dirigo al porto, un posto magnifico in questa città. Oggi vado a incontrare qualcuno che ha deciso di vivere proprio in una barca. I live on a boat in Chicago year round.
even in the winters when it gets cold and icy here. And my husband and I decided to start doing this 9 years ago because we like sort of alternative living, and really cool to be on the water and also to be able to take our house out and cruise around. So yeah, it was really a simple decision, I guess, even though it seems like such a big thing. We had a house before and we sold our house and now we're on a boat. People ask, how we can live in such a small space, but it's like a 2-bedroom, 2-bath apartment. Everything kind of has its place. There's a lot of storage, and it's nice to be constrained by that space so you don't buy too much. You have to, if you buy something, it has to have a purpose or you really like it and not take up too much space. So we really enjoy it, and we get to have beautiful views and be on the water all the time, and it's very peaceful, and we meet lots of people too. We're closer to our neighbors now than being in an apartment or a house where you only know maybe your next door neighbor, but so it's a communal environment as well. So right, the kitchen, and then there the bedroom. Right, there you go. Perfect. Nice. Dal sud di Chicago mi sposto ora verso il nord della città. Eccomi arrivata a casa di Lynn, che mi ospita questi giorni. Oltre a me questa sera ci saranno per alcuni giorni anche Kristen e Ville, una coppia di cicloviaggiatori che hanno pedalato per 2 anni dall'Alaska alla Patagonia e in questo momento stanno attraversando gli Stati Uniti per presentare il loro libro. Decidiamo di andarli ad ascoltare in un negozio sportivo che si chiama appunto REI. Do you want to say something in Italian? I think I better just say buonanotte. Yeah, it's better. Grazie, mille grazie. Decidiamo poi di noleggiarci un kayak per vedere Chicago da una prospettiva veramente insolita. Questa è un'esperienza che consiglio veramente a tutti. Non me ne sono mai resa conto, ma Chicago ha più ponti mobili di qualsiasi altra città del mondo. Questi aggiungono un tocco dinamico all'architettura e sono parte essenziale della sua infrastruttura. Alcuni addirittura risalgono ai primi del Novecento. Da qua giù mi sento veramente insignificante davanti all'impotenza ed eleganza degli edifici che risultano ancora più impressionanti con i riflessi che si stagliano sull'acqua. Dopo l'incendio di Chicago nel 1871 la città ha avuto l'opportunità di ricostruirsi da zero, così che gli architetti ed ingegneri sperimentano nuovi materiali e tecniche di costruzione rivoluzionando l'architettura. This river is the lifeblood of Chicago, and they reversed the flow of the river. The river originally put all of the waste from Chicago into Lake Michigan. Okay. Where the city's water was coming from. Yeah. And so they reversed the flow of the river and sent it all down south.
La giornata non è ancora finita e dal livello 0 in cui ci troviamo oggi decidiamo di catapultarci al 96esimo piano del John Hancock Center. Continua la mia esplorazione per Chicago dal Navy Pier al The Loop, il cuore pulsante della città. Il nome infatti deriva dalla forma ad anello del percorso sopraelevato dei treni che circonda l'area. Il sole mi abbandona per qualche giorno. Chicago alla fine non è poi così male nemmeno sotto la pioggia. Ne approfitto per fare 2 chiacchiere al coperto con Luca dell'Istituto di Cultura Italiano. L'Istituto di Cultura è un ufficio del Ministero degli Affari Esteri, quindi come consolati e ambasciate. Noi ci occupiamo di promozione della cultura, delle arti italiane, di costruire un ponte culturale di dialogo con la società americana, quindi collaborando con le istituzioni culturali del paese in cui ci troviamo. Organizziamo appunto attività e iniziative culturali e invitiamo artisti italiani e accogliamo anche sportivi e sportive che vengono a trovare. Quindi cercherò di fare tutte le attività che sono all'interno, vado a visitare qualche museo e anche oggi insomma giornata fitta direi. Appena fuori rimango affascinata dalla Crown Fountain, un'installazione interattiva composta da 2 torri di circa 15 metri dotate di schermi LED che proiettano video loop di diversi cittadini. Questa fontana è pensata appunto per riflettere la diversità e l'umanità delle comunità di Chicago. A proposito di comunità, nei giorni successivi mi sono fiondata a visitare il Pilsen, il quartiere messicano. È fatto da murales e rappresenta la cultura latinoamericana dei suoi immigrati. Chinatown invece è uno dei quartieri più storici. Ma torniamo alla giornata piovosa dove visito altri posti, al coperto ovviamente. Comincio dal Cultural Center, che ha una delle più grandi cupole di vetro colorate al mondo. Veramente stupendo dentro. E l'Art Institute di Chicago, che è uno dei musei d'arte più prestigiosi e rinomati degli Stati Uniti. Ospita infatti collezioni d'arte di impressionismo e arte contemporanea con alcune opere iconiche. Il tempo si schiarisce e vado anche al Lincoln Park Zoo, uno zoo urbano nel pieno della città. Non sono molto favorevole nel vedere gli animali cresciuti così in cattività, ma sembrerebbe essere nato per promuovere l'educazione e la conservazione della fauna. Ammetto che non mi è piaciuto per niente appunto per questioni etiche, ma la mia curiosità è stata più forte. Ok, quindi quanto pare Milano ci sono 4.530 miglia. Bene. E sto ricevendo un sacco di messaggi dopo il mio arrivo, dove si parla appunto di questa impresa, ma che io voglio ribadire non voglio chiamare assolutamente impresa, perché quello che sto facendo alla fine è una cosa normale, una cosa che secondo me io chiamo che ci siamo un po' dimenticati della normalità. Cioè, nel senso, se qualcosa non va, se qualcosa la vogliamo cambiare, lo dobbiamo fare, cioè è normale che sia così. Quindi quello che sto facendo è semplicemente cambiando un po' la rotta ed avvicinarmi più a quello che mi piace fare e quello che è la mia vera natura, di cambiare e di non essere persone statiche
e fare sempre le stesse cose anche se non ci piacciono. Quindi io voglio che questa sia più un'avventura che un'impresa, un'avventura dove fai qualcosa che ti fa stare bene. È quello che sto facendo e spero che sia un po' di ispirazione per tutti. Sono gli sgoccioli di questo soggiorno, questi momenti di relax a Chicago. Ho ufficialmente 2 giorni da passare qua. È stato un riposo stupendo. Voglio concludere un po' questa avventura in uno dei luoghi che alla fine hanno portato Masetti qua, che appunto era la Expo nel 1893. Dopo 130 anni però non è rimasto praticamente nulla se non questo edificio, che non è altro che il Museo della Scienza dell'Industria. Quindi ho deciso proprio di tenerlo alla fine di questo giro, di questi giorni di relax, un po' per onorare Luigi, per onorare la sua impresa e per me, per vedere, diciamo, quanto è rimasto. L'edificio si trova qua alle spalle. Bene, vado a fare questa visita e poi vado di nuovo a godermi la città e ancora quello che mi rimane da visitare. Nel museo si parla un po' di tutto, dalla fotografia alla guerra, allo sbarco sulla Luna, a temi ambientali come il rispetto dell'oceano e dell'inquinamento dovuto alla plastica, a come nascono i pulcini e come si manifestano certi fenomeni naturali e a sensibilizzare sullo scioglimento dei ghiacciai. Adesso arriva la mia parte preferita in assoluto di questo museo. Che poi Masetti aveva veramente lasciato la sua bici all'esposizione e quindi mi ha sorpreso questa parte che sinceramente non mi aspettavo di vedere. È immenso, ci sono 3500 cose da fare e super interessanti che spaziano un po' in tutti i settori, quindi da praticamente fenomeni naturali quali praticamente le valanghe, i tornadi, lo tsunami, a come è fatto il nostro corpo, a praticamente le miniere, ai trasporti, quindi treni, aerei, c'è di tutto. Io sono stata dentro 2 ore, ma ci sarebbe veramente quasi una giornata a per leggere e vedere tutto. Sono stata molto soddisfatta, è stato bellissimo, veramente. What's that? These are monarch butterfly chrysalises. Yeah. And they turn into butterflies from these, and they will emerge. They are supposed to happen in the morning once they turn dark like this, so I think this could happen at any moment. And it happens very quickly, and I've never seen it. Do you like So butterflies? I hope to see it. I think butterflies are pretty cool. To be honest. Cazzo. Oh my god. Questo è il mio ultimo giorno a Chicago e non avrei mai pensato che una farfalla monarca mi spiattellasse la verità. This butterfly is you. On this trip. Yeah. You started as a little egg. As you went, you grew into a little ugly worm. And then as you kept going, you grew bigger and bigger. And then eventually you emerged as a beautiful butterfly. You see, even before coming back to Italy. Right. I wonder what you're gonna be when you get back to Italy. Back to a worm.
She ready? No, she doesn't want to go. Oh yeah. Cool, that's amazing. She's beautiful. Hey, you tried at least. How is flying? Is good? Hey. Yeah, she's gone. Sono nell'Amtrak un'altra volta. È stata una decisione che ho dovuto prendere in questi giorni. Il tratto da Chicago a Cleveland mi ha praticamente creato dei disordini mentali. Sto scherzando ovviamente, ma le strade erano completamente dritte con asfalto e non c'era niente, solo campagna. Fare come ha fatto il Masetti, ossia tornare indietro per la stessa strada come ha fatto lui, non era per me la soluzione migliore, perché significa pedalare ma non essere motivati, perché la strada non è delle migliori e sarebbe rifare la stessa cosa senza un senso. Ci ho pensato più giorni a questa cosa e ho pensato che fosse meglio prendere il treno per questa strada, quindi risparmiarmi 500 km e usare questo tempo per magari visitare di più altre città o rimanere un po' di più a New York senza dover correre come una pazza indietro. Ci ho pensato alcuni giorni, questa mi sembrava la soluzione migliore, quindi sto lasciando definitivamente Chicago, arriverò domani mattina a Cleveland e partirò da lì verso Washington e poi da Washington verso New York. Mi è sembrata la soluzione migliore. Chicago la lascio così. Sono stati 10 giorni intensi, come d'altronde lo sono stati questi ultimi 2 mesi da quando sono partita da casa. Non pensavo che ci fosse così tanta intensità in un viaggio del genere. Io sono sazia, ma mi aspettano ancora 4.000 chilometri. Porto con me tutti questi ricordi che mi danno l'energia per rimettermi in sella. Per vedere come continua l'avventura nel Midwest, guarda il prossimo episodio.